Match valido per il titolo TBS della All Elite Wrestling, ragazzi. The All-Star Women's Television Championship. Qui AEW Dynamite Show di punta della All Elite Wrestling, rematch dell'ultimo pay-per-view che abbiamo trasmesso. Tra l'altro, se non l'avete visto, vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate tra i suggerimenti in didascalia, oltre che nella playlist sul mio canale, dove trovate tutti quei pay-per-view, tutte le puntate settimanali di questa stagione, la 2025-2026, la nostra seconda stagione. Ecco Tecla che entra insieme a Julia Hart e Sky Blue, le due campionesse di coppia della All Elite Wrestling. Le tre fanno parte della stable, la Sister of Sin. Una delle ha perso il titolo TBS proprio nell'ultimo pay-per-view ed è riuscita a ottenere, facendo leva sull'orgoglio di Becky Lynch, proprio a inizio di questa puntata di Dynamite, il rematch contro The Man, Becky Lynch. Una Becky Lynch che, nonostante le interferenze di Julia Hart e Sky Blue, come ho detto prima, ha trionfato pay-per-view, diventando per la seconda volta campionessa TBS. Tra l'altro vedremo anche più avanti nel main event MJF contro Darby Allin, match valido per il titolo mondiale. Questo non è proprio un rematch dell'ultimo pay-per-view, però nel main event Darby Allin ha fatto parte del three-way match comprensivo anche Seth Rollins, però MJF è riuscito a vincere questo Hell in a Cell mantenendo la cintura mondiale dell'All Elite Wrestling. Quindi insomma due match finali, ok, questa puntata di Dynamite, veramente diversi da quelle che di solito portiamo nel nostro Universe Mode. Cioè è difficile, più che altro, che portiamo il titolo mondiale in pay-per-view, in puntata, scusate, in settimanale. Questo succede anche con la WWE, che è l'altra federazione che chiaramente portiamo. Tra l'altro il prossimo appuntamento dopo questo, WWE Elimination Chamber. Iniziamo. Allora, la grafica ci ricorda che questo match è valido per il titolo TBS. Ed era il momento delle presentazioni. From Vienna, Austria, the Rekka. Carica la Toxic Spider Tecla. From Dublin, Ireland, the All-Star Women's Television Champion, Becky Lynch. Carica anche Becky Lynch, due volte campionessa WWE nel nostro Universe Mode, due volte campionessa EWTBS e campionessa mondiale anche della All Elite Wrestling, oltre che campionessa mondiale della New Japan Wrestling. Forma impressionante nel nostro Universe Mode, assolutamente una super protagonista. Quando abbiamo avuto il draft tra WWE e W proprio all'inizio di questa stagione, che tra l'altro, se vi interessa, trovate ovviamente la puntata nella playlist, inizia lo scontro, ragazzi. Tecla contro Becky Lynch, rematch di AEW Double or Nothing, l'ultimo pay-per-view della All Elite Wrestling che abbiamo trasmesso. Inizia molto bene Tecla, ma Becky gli dice no. Suplex, trova lo schienamento, forse un po' troppo presto, direi, infatti neanche uno. Osservano con interesse a Bordering le Sister of Sin, che hanno provato ad aiutare Tecla già nell'ultimo match a Double or Nothing proprio contro Becky Lynch, ma diciamo che l'intervento è stato un po' goffo, non ha per nulla aiutato Tecla, anzi alla fine del match, infatti sono state tutte e due espulse dall'arbitro, ma poi alla fine del match appunto ha vinto Becky Lynch.
Prova lo schienamento. 1. Match è stato in maniera decisamente equilibrato qui a Dynamite. Prova ora. Niente da fare. Ancora neanche uno. Carichissima Tecla in questo rematch. Però è in vantaggio Becky Lynch adesso. Rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato, ma Becky Lynch vola e abbatte l'austriaca. È un momento veramente di difficoltà. Attenzione, evita questa mossa Tecla. Deve darsi da fare però se vuole tornare in careggiata. Entra sul ring Irish Whip. Oh, ribalta Tecla. Oh, sottomissione del ragno qui. Attenzione, Becky si libera, anche se indubbiamente non si può dire non ha subito danni. Super kick. Cucina ora Becky, lontana dalle corde. Ah, pensavo voleva provare uno schienamento. Effettivamente però Becky si è già ripresa. Fino a colpire ancora l'austriaca. Sale sul ring, sale sulla terza corda, scusatemi. Oh. E vola Tecla in questo crossbody con schienamento annesso. Dice no a Becky Lynch. Attenzione, crossline, braccio teso. Questa volta le Sister of Sigma sono state istruite molto bene da Tecla. Ancora non c'è stata l'interferenza. 1, 2. Oh, resiste la Manhandle Slam, la mossa finale di Becky Lynch. Dicevo, sono state istruite bene. Sono intervenute in maniera troppo tempestiva nel loro primo match a Double or Nothing, proprio appunto 4 giorni fa. Attenzione! Stomp di Tecla, una specie di puntura del ragno per lei, essendo lei la Toxic Spider. Becky Lynch dice di no. Attenzione, prova la sottomissione Tecla. Potrebbe essere finita, potremmo avere una nuova campionessa TBS. Dice di no Becky Lynch. Potrebbe essere, attenzione, scusate l'interruzione, ma è arrivato il momento, mi sa, di giocarci una degli aiuti di...
Prova lo schieramento, attenzione, potrebbe essere la fine. 1, 2 e Becky dice ancora no. Grande match ragazzi qui è AEW Dynamite, show settimanale della All Elite Wrestling. Attenzione Tecla, ribalta tutto. Oh, scusatemi, no, volevo... Tecla. Che botta, che impara il DDT. Tecla colpisce. Comeback di Tecla. Attenzione Tecla, parte con una spear e abbatte Becky Lynch. 1, 2 e 3. Tecla sconfigge Becky Lynch, vince nella loro rivincita di AEW Double or Nothing e ne conquista la cintura. 2 volte campionessa TBS ragazzi, stavolta in realtà senza neanche particolari aiuti in realtà da parte di Julia Hart e Sky Blue, e vince Tecla. Finisce già il regno di Becky Lynch, il secondo regno di Becky Lynch da campionessa TBS dopo appena 4 giorni. E ora ragazzi, il momento del main event di questa puntata di AEW Dynamite, post AEW Double or Nothing, main event, titolo in palio, Darby Allin contro MJF, un MJF che è stato informato proprio appena arrivato in arena appunto da questa sfida di Darby Allin, un MJF che ha sempre sottovalutato Darby Allin, e con la vittoria appunto al Double or Nothing nel triple threat match Hell in a Cell, valido appunto per il titolo mondiale dove c'era anche Seth Rollins, ha probabilmente ancora più forte e quindi ha accettato in realtà la sfida nonostante l'aveva appena difesa da 4 giorni. E allora siamo pronti a goderci questo main event molto raro nella nostra Universe Mode, perché ricordiamo raramente il titolo mondiale viene difeso in puntata settimanale. Questa è una delle primissime volte, è la nostra, siamo arrivati alla fine della seconda stagione, perché il prossimo pay-per-view è WWE Elimination Chamber, poi abbiamo Revolution e poi abbiamo la terza stagione che noi iniziamo sempre con WrestleMania notte 1 e 2, WWE e AEW insieme. Eccolo qui quel pazzo di Darby Allin, ex campione di coppia AEW, ex campione TNT anche nella nostra Universe Mode. È una occasione grande per lui che non si sentiva pronto a dire la verità per questa sfida, ma ha acquistato fiducia sicuramente nell'ultimo match a Double or Nothing. E ora vediamo un po' cosa succederà. Il pubblico è per lui, è tutto per Darby Allin. E eccolo qui, Maxwell Jacob Friedman, il campione mondiale della All Elite Wrestling e anche il Triple Crown Champion. Ovviamente lui vincitore, ricordiamolo, del Triple Crown World Tournament, questo grande torneo che abbiamo fatto e che, se vi interessa, trovate la playlist con diciamo i migliori atleti di varie federazioni, tra cui WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, CMLL, Ring of Honor, e ovviamente abbiamo avuto anche la controparte
femminile, vinta da Rhea Ripley, era appunto in finale contro Liv Morgan della All Elite Wrestling, mentre MJF ha trionfato contro Cody Rhodes della WWE. E allora ragazzi, grafica, ricordiamo una delle pochissime volte il titolo mondiale venne difeso in puntata settimanale. Titolo mondiale della All Elite Wrestling, MJF contro Darby Allin. Weighing in at 175 pounds, Darby Allin. And his opponent from Long Island, New York, weighing in at 228 pounds, the All-Star World Champion and the Triple Crown Champion, MJF. MJF guarda la cintura più importante della All Elite Wrestling. Guarda anche per Darby Allin, che ha avuto la sua prima opportunità per quella cintura proprio nel three-way match che vi menzionavo prima, Double or Nothing. Questa è la sua seconda occasione in due stagioni. Come ho detto, siamo alla fine. E iniziamo ragazzi il main event di questa puntata di Dynamite post EW Double or Nothing. Inizia subito bene JF. Ricordiamo MJF viene da due difese importanti dopo averlo conquistato a EW Lean, il pay-per-view più importante della All Elite Wrestling, che vi consiglio di andare a recuperare, trovate nella playlist di questa stagione. Poi se vi interessa anche quella che abbiamo fatto nella scorsa stagione, ovvero la 2024-2025, andate nella playlist Best Of, appunto 2024-2025, dove trovate tutto il meglio dei pay-per-view, una selezione delle migliori puntate settimanali di Raw, SmackDown, Dynamite e Collision. E dicevo, ha conquistato il titolo EW Lean vincendo un three-way match che comprendeva il campione dell'epoca Jon Moxley, che era il suo secondo regno, e Swerve Strickland. Poi ha difeso il titolo in un four-way match. Sì, ultimamente il titolo mondiale raramente, però ultimamente si è difeso in match multipli. Poi ha difeso in un four-way match che comprendeva Kyle Fletcher, Jay White e Kenny Omega al Grand Slam Australia. E poi la difesa appunto nel match a 3 Hell in Cell, che vi dicevo prima, appunto. C'era anche Seth Rollins. Impedisce JF, tanto l'arbitro non so se devo prendere il controllo perché non deve finire per conteggio fuori. Bravo, buttalo dentro il ring, vai. Ne evita Darby in acidità. Oh, è uno schienamento anche, sì, ci crede Darby Allin. Però MJF ribalta la situazione, evita anche qui. Attenzione qui. Che bomba. Attenzione, una pulla improvvisa di MJF, solo uno. Colpisce Darby Allin. Darby evita MJF, non sa come ha fatto a rimettersi in piedi. 1, 2, un tentativo di Senton Bomb evitata. Attenzione Darby, ottimo momento per lui.
MJF ribalta il tentativo di mossa Darby Allin. Stava provando la presa di sottomissione MJF, ma una delle mosse finali con MJF più rapido, però a sbattere, ecco qui, di gola Darby Allin. Bel match questo main event di Dynamite. L'ultimo match che abbiamo visto tra Tekla e Becky Lynch, direi è stata davvero una gran puntata. Probabilmente match Becky e Tekla e Darby e MJF li caricherò forse a parte, poi la puntata intera come sempre la trovate sempre tra le live, però forse proverò a caricarla a parte, è una specie di esperimento, raga, lo vediamo. Comunque, cambio di pugni, nessuno dei due vuole cedere, sanguina MJF, questo è uno scambio di orgoglio, uno scontro di European Uppercut, la vince MJF, sì, questa scazzettata. Attenzione, a vuoto MJF. Se lo prende Darby, lanciato fuori dal ring. Fuori dal ring dove fa più male. Siamo Darby. Boom, che bomba, che bomba. Si gasa anche Darby Allin. C'è reazione da parte del pubblico. Calcione di MJF. 7. Oh, attenzione MJF. Che electric chair. Neanche uno. Incredibile Darby. Attenzione, ecco la presa di sottomissione tipica di MJF. Il suo armbar micidiale. Fujiwara armbar. No, ribalta Darby Allin. Attenzione, Scorpion Death Drop. Come Sting. 1, 2. MJF. Testone nel basso ventre. Sono distrutti entrambi. Hurricanrana di Darby Allin. Struscia la testa contro il ring. Prova di alzarsi usando le corde. Che match, ragazzi. Uno dei migliori match visti a Dynamite, ne abbiamo visti tanti, Crolla MJF. Attenzione, sale Darby Allin sulla terza corda. Stompa a vuoto. Colpisce Darby Allin. Ginocchiata.
attenzione, ribalta Darby, ma viene colpito da questo German suplex. Attenzione, Darby Allin dice no. Springboard crossbody, attenzione, 1, 2, 3, incredibile ragazzi, Darby Allin sconfigge MJF del nuovo campione mondiale della All Elite Wrestling. Pazzesco risultato, che finale! Che finale questa puntata di Dynamite. MJF l'aveva messa alle corde, stava per attuare la sua mossa finale, ma ma Darby Allin gli ha detto no, e poi springboard, corkscrew, splash, 1, 2, 3 e abbiamo un nuovo campione mondiale dell'All Elite Wrestling. Finisce il regno di MJF, inizia quello di Darby Allin, un risultato pazzesco ragazzi, pazzesco. Ragazzi, io con questa puntata veramente bella di Dynamite vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento che sarà WWE Elimination Chamber, questa volta davvero, non come a Double or Nothing che ve l'avevo detto, ma me l'ho dimenticato, c'era un'altra settimana prima, e noi ci salutiamo e ci vediamo a un prossimo appuntamento. Un saluto da Pixel Garlic e vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale.